Assalamu alaikum fratelli e sorelle, rieccoci qua. Oggi è una giornata molto particolare perché ho una mia carissima amica e sorella musulmana, Kenza. E lei è una mia carissima amica che ho conosciuto da pochi anni qui a Londra. E oggi così l'avevo invitata per un tè e quasi quasi lo volevo proprio intervistare. E quindi ho deciso di farvi vedere un video molto bello e poi subito dopo farò qualche domandina alla mia amichetta Kenza. Guardiamo insieme. Islam is a minority religion in Italy. Muslims ruled Italy during the 9th century. The Norman conquest of Sicily led to a gradual decline of Islam due to the conversions and emigrations of Muslims towards northern Africa. During the 20th century, Somali immigrants started to arrive. In more recent years, there has been migrations from Pakistan, Balkans, Bangladesh, India, Morocco, Egypt, and Tunisia. There are also some converts to Islam in Italy, most notably on the island of Sicily. According to Pew Research Center projections, there are 1.4 million Muslims in Italy, making up almost one-third of Italy's foreign population. 250 Muslims have got Italian citizenship. The majority of Muslims in Italy are Sunni, with a Shiite minority. Immigration has become a prominent political issue in Italy, and this subject dominates news programs, especially in the summertime. Police forces have not had great success in intercepting many of the thousands of Muslim refugees who land on Italian beaches. However, the vast majority of the Muslim refugees landing in Italy are only using the country as a gateway to other European countries due to the fact that Italy offers fewer economic opportunities and social welfare services for them than Germany, France, or the United Kingdom. In 2017, community groups representing around 70% of the Muslim community in Italy signed a pact with the government to reject all forms of violence and terrorism and to hold prayers in mosques in the Italian language, or at least to have them translated. There are only a total of 8 mosques in Italy because Italy does not officially recognize Islam as a religion. So Muslims are not eligible for places of worship and public funding. Muslim holidays are not recognized in Italy. Although Muslim population in Italy is very small compared to its counterparts in France, Germany, Britain and Spain, anti-Islamic feelings in Italy runs high, which became clear following the September 11 attacks and the London bombings. A survey published in 2019 by the Pew Research Center of the United States found that 55% of the Italians had an unfavorable view of Muslims. However, many Muslims have become famous Italian citizens. Some of them are Vinnie Paz, the lyricist and singer, Lida Raffanelli, the poet and publisher, Adele Smith, the activist, Ahmad Giapiro Vincenzo, another activist, Stephen El Sharawi, a football player, Abdul Wahid Pallavinci, a Sufi leader and founder of the Italian Islamic religious community and the Interreligious Studies Academy. The social media has provided a significant platform for the expression of anti-Islamic sentiments, providing a powerful outlet for racist and xenophobic hate messages. Even though the Italian people do not like Muslims, the Italian government is working hard to control Islamophobia because of the pro-Islam agenda of the European Union. A new project has been undertaken to combat Islamophobia, and this project is called Stop Islamophobia. Bene, questo video è molto interessante perché molti non sanno effettivamente cosa succede in Italia per i musulmani, ecco. Appunto in coincidenza c'è questa mia carissima amica Kenza che lei appunto ha vissuto la sua vita in Italia, è proprio cresciuta
e lei per prima può anche dimostrare, spiegarci quello che ha vissuto. Io non posso dire nulla perché mi sono convertita qui a Londra, quindi non ho vissuto quello che ha vissuto lei. Quindi sarei proprio curiosa di sapere lei cosa ne pensa della sua vita in Italia, cosa ha vissuto e tutto il resto. Dimmi un po' come è successo. Te sei nata in Italia? Sì, esatto, sono nata in Italia, e genitori marocchini musulmani, ovviamente papà molto stretto e Severo. religioso, esatto, molto praticante, ecco. Quindi giustamente in famiglia eravamo molto anche noi dovevamo seguire, insomma. Però sono nata comunque nel nord, in una città piccolina, quindi è sempre è stato un po' complicato, ecco. Cosa vuoi sapere? Allora, voglio sapere, i tuoi genitori in Italia come si trovavano ad affrontare l'Islam? Tua madre metteva l'hijab? Sì. Come si sentiva a mettere l'hijab per andare al lavoro? Trovava lavoro o per strada si sentiva osservata? Com'è stata la vita per tua madre con l'hijab? Ecco, per mia mamma io da piccolina ricordavo sempre un po' di malessere, perché capitavano un po' di eventi, ecco, sul lavoro. Mia mamma è OS e appena è arrivata in Italia, quindi 30 anni fa, ha fatto subito il corso di OS, quindi poi è entrata poi nell'ospedaliera, nelle strutture. E inizialmente appunto però faceva le pulizie, perché appunto non accettavano il fatto che lei avesse Hijab. l'hijab. E per quanto riguarda le preghiere, lei riusciva a pregare al lavoro? Tuo padre aveva problemi appunto durante il Ramadan? No, Preghiere? assolutamente. Sì, quello nessun tipo di problema. Sul lavoro intendi? Sì, sul lavoro diciamo che bisogna imporsi un attimino per i propri tempi. E quindi imponendosi un minimo, ma chiedendo anche imponendosi un minimo, hanno ottenuto poi le loro libertà, quindi avere poi magari quel tot di tempo per poter pregare o per poter fare il break del digiuno. La gente come vi guardavano? Nel senso, vi accettavano per quelli che eravate, nel senso marocchini, o cioè vi hanno integrato nel migliore dei modi tutti quanti, o vi siete sentiti non accettati in Italia? Vabbè, allora diciamo che credo che i miei genitori comunque si sono ambientati, si sono riusciti un po' a farsi accettare. Poi, essendo un paesino, è normale che comunque il nuovo arrivato, il diverso, è visto un po' con un occhio diverso, appunto. Però comunque si sono fatti le ossa. Ti ricordi un'esperienza particolare che è successa? Tipo di persone che hanno fatto razzismo o altro contro i tuoi genitori? Cosa ti ricordi, qualche scena, qualche situazione in particolare? Adesso... Tipo che un giorno tua madre è arrivata, ma sai, tipo era un po'... Vabbè, sì, per me era normale. Forse è quello un po' il problema. Perché per me era normale ricevere un... razzismo. Sì, magari una sottospecie, magari adesso magari può essere razzismo, come può essere magari giusto ignoranza. Di persone appunto che non capendo rifiutano. Mi ricordo che mia mamma appunto mi disse che per lavorare in questo posto avrebbe dovuto indossare il velo almeno dentro la struttura. Quindi questa è stata un po' una cosa difficile da mandare giù, appunto perché non vedendo per quale motivo, cioè è un po' strana come richiesta, no? Però giustamente uno si deve, un po' si è imposta mia mamma, però
giustamente essendo noi piccolini la situazione era quella che era.